Non ho detto niente, però mi fa il dubbio. Andava all'ombrella alla fine. L'accoglienza non so cosa fare. Non ti preoccupare, Ma sono le ragazze. una buona Ah, sì. Buono. Cosa fa? Dove 10? Tu e io invece uno. Hai fatto colazione, non fai figli. Marica da solo? Guarda di qua, Sì, io voglio vedere. che cosa vuoi vedere? E Fotografia. poi facciamo a cambio e mi fai una foto a me. Va bene. E allora, raccontami di te, come ti chiami? Io, Abdullahi. Abdu, lei? Sì. E da dove vieni? Mali. Quando sei venuto? In Io. Italia? Io. Quando? Quando? Quando sei venuto? Da quant'è che sei qui in Italia? Io. 3 anni. Da 3 anni. Sì. Quanti anni hai? Io. 19 anni. Sei venuto qua che eri piccolo, bambino, 16 Sì, anni? io ho venuto 16 anni. E come sei venuto qui? Io con barca. Mi racconti il viaggio? Viaggio. Il viaggio che hai fatto con la barca? Sì. Io ho venuto con la barca. Io ho venuto da Mali, Algeria prima. Io ho fatto un anno in Algeria, poi Libia. Io ho fatto 6 anni in Algeria e Libia. Poi io ho venuto in Italia. Cosa hai fatto? Sei salito su un barcone? Quanti Sì, un eravate? barcone. Quanti eravate? Quanti? Quante persone? Sì. Assai, 120. Siete riusciti a fare tutta la traversata? Sì. Non avete chiamato qualcuno per aiutarvi? No, ho chiamato qualcuno, ho chiamato Italia che loro è andato prendi noi l'acqua. Vi hanno salvato. Il salvataggio com'è andato? Eh? Il salvataggio com'è andato? Bene. Vi hanno trovato in mare? Sì, Però stavate bene voi. sì, sapete bene era. Cosa hanno fatto? Vi hanno tirato i salvagenti? Sì, Hai avuto paura? Tu eri piccolo allora? sì, era io piccolo. Ma tu non avevi i genitori? Io non avevo genitori E qua. come mai? Sei andato via da casa da solo, da piccolino? E così, Come mai? I tuoi genitori sono rimasti là? sì, a Mali. Perché non sei rimasto al tuo paese? Io, no, io voglio camminare un poco. Io con i genitori non parlo. Perché? Perché non parlo. Io ho fatto litigare con i genitori. Poi loro hanno lasciato a me. Io pure sono venuto qua. E sei partito insieme ad altri amici, altri ragazzi? No, da solo. E da lì, come eri piccolo, come facevi a sapere la strada, come arrivare? Io ho Chi è che fatto... ti ha organizzato tutto? No, io solo, da solo. Chi è che ti ha dato l'idea di venire qua? Io lo sono, Tutto da solo? tutto da solo. E hai detto che dal Mali sei arrivato prima in Nigeria? Sì, E- no, Algeria. Algeria. Sì.
E lì l'Algeria com'è? Brutta? Algeria brutta un po'. Sì. Sì, però quando tu lavoro loro non pagano. Che lavoro facevi in Algeria? Io pittura. Pentura? Sì, pittura. Ah, la pittura. Sì, Lavoravi insieme ai muratori? sì, con i muratori, bravo. Dipingevi le case? Sì, così. E non ti pagavano? No, non mi pagavano. Cinesi non mi pagavano. Ah, erano cinesi, non Sì. algerini. No, no Algeria. Ma è vero questa cosa che i cinesi ormai sono ovunque in Africa? Sono più i cinesi in Africa che gli africani? Sì, È vero? vero. E hanno loro... lavorano lì, hanno le ditte Sì, e fanno lavorare a voi, fanno lavorare voi. però non pagano, Non pagano. Non pagano vi soldi. sfruttano. Non pagano, non pagano. E poi da lì sei andato in Libia. Sì, Ma le sentite tutte queste storie che ci sono sulla Libia? Sui campi di detenzione? sì. È veramente Libia non così? buono. Io ho fatto prigione in Libia. Ah, ti hanno fermato lì? Sì. Che cosa hanno fatto? Niente, loro, quando loro hanno visto persone lì, loro prendi te e vai e metti in galera. Io sono stato in galera 3 mesi. Poi io ho uscito in galera, io ho venuto qua. E la galera, cosa vi fanno là dentro? No, brutto, bruttissimo. Perché? Imbarà. Loro si mangiano con fila, si mangiano persone. Mattina. Ogni giorno mattina si mangiano. Sono rimasti segni? Sì, Vero? vero. Me li fai vedere? Guarda qua. Oh, loro si mangiano persone, guarda qua. Guarda. Così chi te l'ha fatti? Libiani. Sempre lì Sì. in carcere? Sì, E come te l'hanno fatti? Eh? Come te l'hanno fatti? Loro fatti con figli. Ti frustano? Sì, E ne hai altri? sì, forse sì. C'è qua pure. Guarda, wow, tutti, loro hanno mangiato tutti. Guarda, qua. Dalla Libia sei scappato, ti hanno fatto uscire? No, io sono scappato. Scappato. Sì, E come hai trovato il barcone? barcone Libia lì. Come l'hai trovato? Io ho trovato acqua, vicino acqua. Loro, assai persone lì. Io sono andato lì, io prendo barca, io venuto. Hai detto che eravate un centinaio Sì, sopra la barca. sopra la barca. Sono queste le barche di legno dei pescatori? Sì, o di gommone? legno, di legno. Di legno. Mm. E dov'è che vi hanno trovato? Di musi, Cos'è Mushi? sacchetti. Sacchetti. E dove vi hanno trovato? E io, a mare. Ma vicino a dove? Lo sai? Ti ricordi? No, io non lo so lì. Ed erano chi? Nave militare o queste delle ONG? No, nave francesi l'ha trovato a me, mare. Poi loro hanno Tu ti preso a ricordi me. il nome della barca che vi ha salvato? No, io non mi ricordo. E dove vi hanno lasciato? A me. Francesi l'ha preso a me dentro mare. Dare Italia ha E portato quale qua. porto era? Eh? Qual era il porto? E Messina.
Dobbiamo partire innanzitutto dal 2011. Fino al 2011 la Libia era uno Stato unitario con un governo ed era anche diretto da un personaggio che si chiamava Gheddafi. E dopo la rivoluzione del 2011 la Libia sostanzialmente è stata divisa in diverse parti, in base anche alle milizie e alle tribù che controllavano i territori. C'è stato un accordo tra Italia e Libia nel 2008, quello si chiama Trattato di Amicizia. C'è stato poi un successivo accordo tra il ministro Cancellieri e il governo Monti e le autorità libiche provvisorie nel 2012 e quindi c'è stato poi un accordo nel 2017 tra il governo italiano e il governo di Tripoli, perché già nel 2017 c'era questa divisione che tuttora permane addirittura con uno sviluppo bellico da guerra civile tra la Cirenaica, controllata dal generale Haftar, sorretto dall'Egitto e dalla Russia, e la Tripolitania, nella quale era insediato e tuttora insediato a Tripoli il governo Serraj, sorretto, riconosciuto dalle Nazioni Unite, sorretto dalla maggior parte degli stati del mondo e alleato dell'Italia nelle politiche di contrasto dell'immigrazione irregolare. L'Unione Europea ha avuto una posizione piuttosto, direi, claudicante, nel senso che mentre nel rapporto con la Turchia ha in qualche modo raggiunto un'intesa globale tra Unione Europea e Turchia, nel caso dei paesi dell'Africa settentrionale, e mi riferisco in particolare al Marocco e alla Libia, ha delegato a paesi come la Spagna e l'Italia la gestione delle politiche di contrasto dell'immigrazione irregolare e quindi degli accordi per fermare le partenze e contrastare le organizzazioni dei trafficanti. Questi accordi quindi sono accordi parziali perché nel caso dell'Italia sono parziali. Nel caso della Spagna il discorso è diverso perché comunque con il Marocco ha un rapporto del tutto particolare e poi anche per il fatto che la maggior parte dei migranti irregolari che arrivano in Spagna sono marocchini, vengono dal Marocco, quindi possono essere facilmente rimpatriati, mentre la seconda cosa fondamentale da mettere in evidenza è che chi arriva dalla Libia non è libico, quindi non si può pensare di riportare in Libia persone che non sono libiche quando in Libia queste persone rischiano di subire tutte le violenze e gli abusi che da anni, non da ora, ma da anni, dal 2005 addirittura, testimoniano tutti coloro che, non essendo libici, sono transitati dalla Libia per raggiungere le coste del Mediterraneo e quindi imbarcarsi verso l'Europa. L'operazione EUNAVFOR Med sostanzialmente ha svolto attività di addestramento di agenti vari, di varia provenienza della Guardia Costiera Libica, perché in realtà la Guardia Costiera Libica non è un corpo unitario. La Guardia Costiera Libica è composta da tante milizie che hanno a loro volta delle guardie costiere. Ogni città libica, se vogliamo, Zawiya, Misurata, Sabrata, hanno Bengasi, hanno la loro milizia che controlla il territorio e la Guardia Costiera, che poi in qualche modo fa parte della marina, diciamo, militare libica.
con un rapporto anche qua non chiaro, perché è bene che tutti capiscano e ricordino sempre che la Libia non è una entità statale unica, quindi nessuno in Libia può garantire per l'intero territorio, come si sta vedendo in modo tragico in queste ultime settimane, ma come è evidente a chi soltanto avesse voluto osservare la situazione senza nascondere quello che succedeva, che da anni, penso al 2011, la Libia non è uno Stato unico, non ha un esercito unico, non ha una polizia unica, non ha una magistratura, non ha una assemblea parlamentare unica, nel senso che quella che viene chiamata assemblea parlamentare non è riconosciuta da tutti i libici e ha una possibilità di intervento solo in alcune zone e non in altre del paese. E da ultimo da ricordare che in Libia dal 4 di aprile è in corso una sanguinosa guerra civile con più di 450 vittime e circa 45.000 libici che sono stati costretti a lasciare le loro case per i combattimenti in corso in tutta la regione a sud di Tripoli, che in questo momento è l'obiettivo del generale Haftar per affermare definitivamente la sua potenza, il suo controllo su tutta la Libia, soprattutto perché a Tripoli rimangono la banca centrale e l'agenzia libica per il petrolio, che poi sono il portafoglio, se vogliamo, dell'intera Libia, e il rapporto tra la Cirenaica e la Tripolitania si è molto giocato su questo fatto che si è contestato dalla Cirenaica, che pure contribuisce molto come pozzi petroliferi all'introito economico che ricava la Libia dal petrolio, proprio il fatto che poi tutte queste ricchezze finivano nelle mani di autorità comunque centrate su Tripoli. EUNAVFOR Med ha avuto una funzione molteplice, perché se prima aveva più una funzione di presenza a mare, dal mese di marzo di quest'anno ha ritirato tutti i mezzi a mare e ha mantenuto una forte presenza di aerei che fanno avvistamenti e scambiano informazioni con le autorità libiche per permettere ai libici di intercettare più rapidamente i gommoni o le imbarcazioni che sono molto lontane dalla costa, nel senso che i libici hanno scarsa capacità di intercettazione, a meno che non siano direttamente avvertiti dai trafficanti per operazioni da vendere all'opinione pubblica europea e ai governi europei, ma in generale i libici non hanno questa grande capacità, anche perché manca in Libia una centrale unica di coordinamento, quindi lo scambio di informazioni dopo gli avvistamenti non è uno scambio di informazioni che permette di fare sapere a tutte le autorità libiche che c'è un gommone in difficoltà davanti a Misurata piuttosto che davanti a Zuara o davanti a Coms. Quindi abbiamo avuto anche delle testimonianze di operatori umanitari e anche di migranti che hanno confermato come anche dopo giorni dal primo avviso alle autorità libiche queste non intervengono o dicono espressamente che non possono intervenire, a parte poi casi anche di motovedette che sono partite e sono tornate per scarsa autonomia di carburante o per guasti tecnici, con persone che o sono morte o hanno rischiato di morire. Diciamo che quando gli immigrati arrivano in Italia possono essere in qualche modo distinti in richiedenti asilo o migranti economici, anche se molto spesso la distinzione è arbitraria, perché se non si dà la possibilità alle persone di essere informati sulla richiesta di asilo, nessuno magari lo chiede o non lo chiede nelle forme che sono richieste dalla legge, perché questa richiesta poi abbia un corso, un seguito. Chi arriva in Italia ha diritto ad avere tutti i diritti fondamentali che spettano comunque alla persona umana, in base alla Costituzione, questo lo dice l'articolo 2 del testo sull'immigrazione in Italia, e in base alle norme derivanti dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali. Quindi, per esempio, divieto di espulsioni collettive, divieto di trattamento inumano degradanti, divieto di respingimento verso paesi nei quali si rischia la tortura o l'arresto arbitrario. Sono tutte delle norme che valgono per tutti, siano essi migranti economici o richiedenti asilo. Poi chi fa richiesta di asilo, chi manifesta la volontà, che viene verbalizzata in tempi successivi, ma comunque è quando si manifesta la volontà che scatta già lo status di richiedente asilo, quindi subito dopo lo sbarco possiamo dire, sempre che la persona sia adeguatamente informata,
e ci sono sentenze che annullano espulsioni perché molti non hanno ricevuto la tempestiva informazione sulla possibilità di chiedere asilo. Però ormai questo è superato come problema. C'è un grosso problema di mediazione linguistica, perché poi occorrerebbe anche fornire una mediazione linguistica, interpreti che spesso mancano. E comunque queste persone fanno richiesta d'asilo e c'è la normativa europea, direttive europee e regolamenti che stabiliscono proprio i passaggi procedurali e i diversi tipi di protezione. La protezione sussidiaria, la protezione ex Convenzione di Ginevra e poi nel nostro ordinamento italiano, come in altri ordinamenti nazionali, al di là delle norme europee, ma è consentito, è possibile, esisteva ed esisterà ancora in futuro, che ne dica il decreto sicurezza, la protezione per motivi umanitari, che come dice la Corte di Cassazione è una esplicazione del più ampio diritto d'asilo che ha una valenza molto più ampia dalla nostra Costituzione, articolo 10, comma terzo della Costituzione, rispetto alla portata più ristretta che ha lo status di rifugiato, il diritto d'asilo nella Convenzione di Ginevra. La differenza qual è? Che per la Convenzione di Ginevra è rifugiato chi rischia di subire persecuzioni individuali, quindi chi rischia di essere, o chi è stato arrestato, torturato, o ha avuto ucciso un parente, è stato ferito, mentre secondo la nostra Costituzione può avere uno status di protezione umanitaria colui che non può esercitare nel proprio paese le libertà democratiche che si possono esercitare in Italia. Uffici di sanità marittima, area di frontiera e per l'assistenza sanitaria al personale navigante. Vi sono riconosciute alcune competenze, soprattutto il ruolo di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di questo, che il Ministero della Salute, attraverso i suoi organi periferici, esegue un controllo alle frontiere, quindi tutto quello che entra dai paesi esteri di interesse sanitario viene controllato dai nostri uffici periferici, ai sensi di un regolamento sanitario internazionale, un regolamento che si sono dati gli Stati membri dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, al fine di abbattere i rischi di contaminazione di malattie infettive a livello internazionale. E quindi la funzione è quella della salvaguardia della salute pubblica. Quindi se ci sono patologie che sono presenti in paesi endemici, cioè paesi dove vi è presenza di una patologia infettiva diffusiva, noi dobbiamo scongiurare questo pericolo, che soggetti, vettori, alimenti, qualunque materiale che sia di interesse umano possa entrare nel territorio italiano
o europeo, quindi oggi europeo, quindi attraverso le frontiere. Quindi noi facciamo un controllo alle frontiere, controlliamo alimenti, controlliamo vettori che sono aerei, navi, quindi al fine di scongiurare un ingresso di qualunque qualunque elemento che possa determinare un nocumento alla salute pubblica. Questo significa che all'interno dei posti di frontiera, che possono essere aeroporti, porti, quindi soprattutto, quindi queste sono le nostre sedi di azione, quindi di profilassi internazionale, noi agiamo attraverso queste misure di profilassi. Cosa abbiamo fatto? Per scendere sul piano della profilassi internazionale aeroportuale, per esempio, entrando nell'ambito della regione Sicilia, possiamo dire che per esempio l'aeroporto di Catania è un aeroporto sanitario, per esempio, no? L'aeroporto è il terzo aeroporto sanitario del paese, significa che è un gate di ingresso di soggetti che possono essere infettivi, quindi possono arrivare a Catania, per esempio, no? Perché l'aeroporto è attrezzato per l'alto biocontenimento, che è un altro concetto che noi stiamo introducendo. L'alto biocontenimento significa la gestione di malattie particolarmente diffusive e contagiose. Perché aeroporto sanitario insieme all'aeroporto di Malpensa e di Fiumicino? Quindi lasciando stare l'aeroporto di Pratica di Mare, che è un aeroporto sanitario ma è un aeroporto per usi militari. Quindi andiamo sul piano civile. Qualunque soggetto che proviene dal Congo, per esempio, dove in questo momento vi è un'epidemia di Ebola, che quindi è una malattia estremamente importante, anzi un elemento sfidante nel passato al sistema sanitario nazionale, per esempio, però il Ministero della Salute ha dato disposizioni importanti, abbiamo rafforzato i confini, abbiamo rafforzato i controlli e quindi non ci sono stati problemi, perché naturalmente l'Ebola è una patologia molto diffusiva. Ecco, tutto quello che arriva dall'aereo, non possiamo dire che l'Ebola è nel Congo e quindi stiamo tranquilli, o il morbillo è in Giappone, oppure nei paesi europei e c'è il morbillo e quindi noi possiamo stare tranquilli, perché oggi con gli aerei naturalmente c'è una contrazione di distanze, quindi un soggetto che arriva dal Congo, dalla Nigeria, dove in questo momento c'è una monkeypox, un vaiolo delle scimmie, che è una patologia dove la popolazione italiana, una determinata popolazione italiana è completamente vulnerabile, perché mentre noi nella nostra età siamo stati vaccinati contro il vaiolo, tutto il resto della generazione successiva non è stata assolutamente vaccinata. Cosa significa questo? Che se arriva un vaiolo delle scimmie, una patologia di questo tipo da Singapore oppure dalla Nigeria, è chiaro che allarma tutto il sistema, no? Il sistema di alert nostro del Ministero della Salute alle frontiere. Sulle navi il nostro ufficio rilascia la cosiddetta libera pratica, significa che la nave è esente da malattie infettive diffusive. Questo significa. Quindi una volta che è esente da malattie infettive diffusive, poi possono entrare tutte le persone, perché i primi a salire su una nave che proviene dall'estero, specie se proviene da paesi endemici, è il personale del Ministero della Salute, il personale USMAF, uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. Quindi sono loro i primi a salire e a dare la libera pratica quindi liberano la nave da qualunque obbligo, quindi praticamente dopo può entrare la polizia per fare i loro controlli, può entrare la Guardia di Finanza, possono entrare gli spedizionieri, persone, eccetera, ma i primi siamo noi. Quindi diamo la garanzia che la nave è esente da malattie infettive. L'attività di concedere alle navi la libera pratica sanitaria è stata investita in alcuni casi dal clamore mediatico.
come per esempio nel caso della nave Diciotti e della Sea-Watch 3. Qual è stato il ruolo dell'USMAF in queste due situazioni? Le azioni che abbiamo fatto con la nave Diciotti sono state le azioni che facciamo in qualunque altra nave, quindi non c'è stata nessuna variazione. L'unico particolare che abbiamo è quello che sulla nave Diciotti già c'erano 2 medici del CISOM molto bravi, molto esperti, che ci aggiornavano sulla situazione durante la navigazione, che noi durante la navigazione già dobbiamo conoscere che cosa c'è sulla nave, se ci sono emergenze, se ci sono particolari soggetti che hanno macchie sulla pelle, se hanno segni o sintomi particolari di qualche patologia infettiva diffusiva. Ebbene, in questo caso non c'è stato nessun allertamento, anzi i medici del CISOM costantemente contattati dai nostri medici dell'USMAF hanno monitorato tutte le varie fasi della navigazione fino ad arrivare all'approdo. All'approdo naturalmente c'è stato un problema politico che noi non c'è da parte del Viminale, quindi che diceva che là non potevano scendere e quindi ci siamo lo stesso abbiamo preso contatti con i medici del CISOM, ci hanno assicurato che la situazione era tranquilla. Purtuttavia i nostri medici sono saliti la prima volta, hanno fatto un giro insieme ai medici del CISOM e in effetti la situazione era tranquilla. E visto il protrarsi del loro soggiorno sulla nave, e allora abbiamo ritenuto opportuno implementare anche le visite, quindi ogni 2 ore salivamo a bordo per capire se c'erano evoluzioni, se la gente stava bene. Al terzo incontro che abbiamo fatto, addirittura abbiamo portato sulla nave anche un medico anestesista, capo dipartimento dell'emergenza dell'ospedale di nostro riferimento, e più un'altra anestesista, quindi cliniche, che insieme a noi ha fatto il giro del controllo sanitario. Quindi dal punto di vista sanitario non c'erano emergenze. Al terzo intervento si è posto la questione di circa 6 donne che dicevano che avevano delle problematiche a livello dell'apparato riproduttivo, urogenitale per l'esattezza. Pertanto a questo punto noi abbiamo ritenuto opportuno fare scendere queste donne, e addirittura una non è scesa perché il marito non voleva lasciare il marito da solo in barca, sulla nave, e quindi comunque tutte le donne che hanno fatto questa proposta sono state messe visitate prima, visitate da noi, successivamente messe su un'ambulanza, portate al nostro centro di reparto di ginecologia dell'ospedale Garibaldi di Mesima. Sono state Carmine e Manolo lo prendono! Lo vedi? Già poppa Manolo, fallo venire già poppa! Vabbè, è aperto! Occhio! Ragazzi, occhio che è un altro! Agguarda! Agguarda! Dai! Vai, scaroccia! Vai! Vai, dai la mano! Vai qua! Dai! Vai! Come on, my friend! Aspetta!
Dai! Piamo quello, piamolo! Ehi, finish, my friend, wait, A proposito della concessione della libera pratica sanitaria, l'opinione pubblica spesso è intervenuta su alcuni aspetti delle procedure sia di evacuazione medica che di rilascio della libera pratica. Ne elenco alcune. Per esempio le motivazioni che avevano avanzato i politici, come la presenza di segni di tortura addosso ai migranti, piuttosto che le condizioni igienico-sanitarie della nave, o in altri casi quelle riguardanti i bambini minori ed i nuclei familiari. Quello che vorrei sapere è se tutte queste sono situazioni di pertinenza di voi medici. Sì, nel caso in cui una nave arriva in porto e abbia la libera pratica sanitaria, quindi noi saliamo a bordo a controllare che non ci siano condizioni di diffusione di malattie contagiose, eccetera. Uno dei primi casi previsti anche dal piano di contingenza è che vengono fatti scendere prima le donne gravide, le madri con i bambini e i gruppi familiari, in modo da non separare la moglie e il marito dal figlio. Quindi nei casi in cui per esempio hanno fatto scendere solo il bambino con la madre senza il marito, si poteva intervenire a favore del nucleo. In questo caso non sempre interveniamo noi, ma interviene la prefettura che coordina l'operazione, perché noi concordiamo con la prefettura all'inizio quali casi fare scendere prima i casi gravi e poi i donne gravide e poi i gruppi familiari. Qui a Palermo facciamo così e si fa così perché si tende a non separare i gruppi familiari, il marito dalla moglie e dal figlio. Quali sono le condizioni per effettuare un'evacuazione medica? Allora, l'evacuazione medica si richiede ogni qualvolta il paziente non è trattabile nel luogo e quindi richiede quello che è un impegno strumentale, tecnico e di competenze che ovviamente esula da quelle che sono le capacità del mezzo di trasporto che lo sta trasportando. Consiglio si parla di medevac sia via terra, sia via mare, sia via aereo, ok? Quindi è il trasferimento di un paziente da un luogo a un altro, ok? A mezzo di elicotteri piuttosto che altri mezzi, per portarlo appunto presso quello che è un centro di cura il più vicino possibile per effettuare quello che sono delle cure che sono più specialistiche per il tipo di patologia che ha. Cioè, ad esempio, nel caso in cui ci fossero essere pazienti, come per dire è capitato, che magari in passato quello che poteva succedere con i migranti, spesso succedeva che durante le tratte, siccome i barili di carburante non erano esattamente, diciamo, per come dovrebbero essere, perché ovviamente siamo sempre barconi, si riversavano su quello che era la base del barcone e questa cosa a lungo andare esposti al sole provoca delle ustioni importanti su quello che era la cute del migrante. O per altri motivi che diciamo non sto qua a raccontare, e quindi in questo caso si organizza quello che è un trasporto con medevac presso quello che è il centro più idoneo, che ad esempio è all'interno del civico per quello che sono i grandi ustionati, e quindi il medevac per dire si organizza in due momenti in cui c'è l'aeronautica che si occupa del soccorso in mare dopo aver fatto un'operazione di ricerca, poi si fa, quella che può essere una sosta su quella che è Lampedusa in base a quelle che sono delle organizzazioni logistiche tra quello che sono le varie componenti, e successivamente interviene quello che può essere il 118 con il sistema di emergenza territoriale per prelevare quello che è il paziente all'interno ad esempio di Lampedusa per portarlo poi infine verso quello che è la destinazione ultima dell'ospedale dove deve essere trattato. Sicuramente la cosa importante quando si approccia a un migrante è intanto riacquisire la fiducia, perché il problema principale che si viene a riscontrare è spesso il fatto che loro perdono la fiducia nei confronti degli altri esseri umani. Quindi quando si affronta il primo colloquio è appunto un momento in cui lui deve cominciare a riacquisire
la possibilità di fidarsi e quindi di farci capire cosa è che ha, quali sono i problemi e via discorrendo, oltre ovviamente a tutte le analisi cliniche e strumentali che vengono fatte per poi confermare quello che è l'ipotesi diagnostica che si sta affrontando. Però diventa fondamentale appunto ricostruire quello che è un corretto dialogo con il migrante che, essendo comunque una persona che ha subito una serie di traumatismi, come diceva poco fa il direttore, è importante in primis curarsi della salute della persona che è davanti, quindi assicurarsi che si crei nuovamente quel rapporto di fiducia che ti permetta di capire come aiutarli. Mi raccontavi che è capitato che ad alcune donne, prima di partire, venisse dato un medicinale che va ad agire sul ciclo mestruale. Sì, una cosa che succede, che a me capita, che è abbastanza triste, è che in pratica queste persone vengono, specialmente le donne, per proteggersi dalla possibilità di stupri o altro, e quindi con la possibilità di avere figli che comunque non di padri sconosciuti o comunque dover affrontare il viaggio in uno stato gravido e via discorrendo, quello che fanno è che si affidano a presunti medici, non so cos'è che succede nel loro paese, e prendono dei farmaci appunto per bloccare quello che è il ciclo mestruale. Il problema è che talvolta non sempre si riesce a sbloccare questo meccanismo per permettere al ciclo mestruale di riprendersi, e quindi ovviamente queste donne, inizialmente convinte che questa cosa sarebbe stata più facile, subiscono anche dei traumi in relazione a questo. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مضارع له ولا تلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزو مله ولا جذب وصب عيب كاب بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك من نبي وولي وتقي ونقي ونسيب وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال الحمد لله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال. Questo ambulatorio, che negli anni ci ha aperto nel 2000, tutt'oggi insomma come visite, come utenza, sono state circa 70.000 visite, non parliamo di prestazioni, parliamo di utenza. Perché poi apre nel 2000? Ed è stata il naturale sbocco di un'azione che l'ASP aveva iniziato nel 1995 con operatori dell'ufficio di igiene pubblica dell'ex distretto 13, l'epoca del dottore Grippi e il dottore Bruno, che hanno iniziato al Campo Nomadi questa attività, tra virgolette, di disaziendalizzazione, cioè il servizio esce fuori dall'azienda e si propone il proprio sistema di cure. Perché il Campo Nomadi e perché quel periodo? Perché in quell'anno è venuta
stata insomma una notizia che serpeggiò lungo l'Italia di una bambina rom proveniente dalla Romania che abitava in un campo del nord Italia. Si pensò che avesse la poliomielite, poi fu una notizia smentita, però bastò quello per far diciamo, attenzionare, accendere i riflettori su questo campo di Viale del Fante, e da indagini preliminari ci si accorse che queste persone, erano più di 1000 all'epoca, non accedevano ad alcun servizio, erano proprio trasparenti ai servizi sanitari. L'unico pronto soccorso di riferimento era l'ospedale Villa Sofia, perché è un ospedale vicino, diciamo. E allora dico, si entra al campo, si istituisce l'unità sanitaria di strada, si chiama unità sanitaria di strada Zingara, con operatori dell'ufficio di igiene. Questa unità sanitaria di strada Zingara 2 volte a settimana, quindi accedeva al campo nomadi, per proporre appunto questo nostro sistema di cure. Il successo fu veramente insperato. Perché questo successo? Ora vedremo anche i risultati ottenuti, rivedendo un po' la storia e il cammino. Questo grazie a questi successi ottenuti, ripeto, poi li vedremo perché l'unità rimase stabile nel tempo, quindi con gli stessi operatori. C'è stata una continuità di interventi e una flessibilità di interventi, e questo è stato da un lato. E gli operatori sono stati addestrati dagli stessi Rom. Questo è stato veramente un valore molto positivo, perché molto spesso noi andavamo con il nostro bagaglio e quello che pensavamo che per noi pensavamo fosse utile, in realtà poi ci rendevamo conto che non era il momento o non era neanche vero. Ecco. Per cui c'è stato un travaso di conoscenze da noi a loro e da loro a noi. Il fatto che poi l'azienda ci abbia lasciato fare senza pressare per i risultati ci ha consentito questa continuità di interventi ci ha consentito di creare quei legami di fiducia, quelle relazioni che sono veramente fondamentali e indispensabili per poter interagire con loro. Partendo dal tempo zero, quando abbiamo iniziato c'erano più di 1000 persone, nei primi anni ci sono stati casi di tubercolosi, quando siamo entrati erano 4-5 casi di tubercolosi, vaccinazioni 0, 3 casi di meningite meningococcica di cui una mortale. Nei primi anni quindi ci fu tutta una corsa all'informazione, all'orientamento, quindi alle vaccinazioni, per cui i vaccini mano a mano si cominciarono a fare i vaccini. La difficoltà è enorme perché è una popolazione che non è abituata non era abituata alla prevenzione. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che nasce nel 78 e che ci ha abituato a un determinato tipo di ragionamento. Abbiamo delle informazioni che sono martellanti. Se noi pensiamo che questa popolazione non era abituata a questo e che quindi vaccinare per il tetano un bambino che peraltro sano, quindi somministrare dei farmaci a un bambino sano è stata veramente una grande conquista, perché chi ha visto mai un tetano camminare per strada, no? E quindi diciamo il lavoro è stato veramente notevole, però si è riusciti adesso ad avere un'ottima copertura vaccinale, si è riusciti con screening per la tubercolosi ad eliminare i casi di tubercolosi, perché i positivi ovviamente venivano alla Mantoux e negativi alla radiografia venivano avviati alla profilassi. Non ci sono stati più casi di malattie, diciamo, mortali. È chiaro che se da un lato sono stati raggiunti dei veramente risultati insperati, d'altro canto rimangono e permangono le situazioni di degrado dove loro vivono, di precarietà alloggiativa, e questo non può non riflettersi sul loro stato di salute, permanendo queste situazioni di povertà.
perché il campo, loro vivono al campo dal 91, non è stato un insediamento abusivo perché ci sono state delle ordinanze comunali che li hanno trasferito prima una parte di popolazione dallo Zen al campo e poi successivamente nel 95 altra parte di popolazione rom che viveva in via Messina Marina, anche loro al campo. Quindi non c'è stato un insediamento abusivo, però nel tempo tutte quelle infrastrutture che erano previste dall'ordinanza comunale non si è riusciti mai a portarle avanti perché il campo sorge in un'area vincolata all'interno del Parco della Favorita, quindi un'area vincolata da vincoli ambientali, un'ex tenuta reale di caccia. E le situazioni di precarietà e di disagio permangono allora come adesso perché non mancano una rete fognaria, quindi ci sono dei gabbiotti a dispersione nel terreno con fecalizzazione ambientale ovviamente, manca la rete elettrica abusiva, soltanto recentemente sono stati fatti gli impianti con fili elettrici fino a un anno fa, volanti che affogavano proprio nelle pozzanghere. Non manca una rete di smaltimento delle acque piovane e le acque di lavaggio. L'approvvigionamento avviene attraverso dei silos con autocisterne mandate dal comune e autodotti, però attorno ai silos mancano dei sistemi di raccolta, per cui c'è tutto un impaludamento, quindi tra acque di piovane e acque bianche, insomma l'impaludamento è costante sia d'estate che d'inverno. Quindi situazioni molto gravi che l'ufficio di igiene pubblica ha sempre segnalato al comune dai primi anni, però ecco la difficoltà di poter organizzare insomma, o comunque migliorare questo sistema ha fatto sì che queste persone comunque abbiano vissuto in condizioni veramente di grande degrado. Norma, io non capisco questo fatto qua, se ne approfittano, dicono qualsiasi cosa, ma praticamente noi non siamo persone immigrati da 2 anni, 3 anni, 5 anni, come si dice qua, i rom, i zingari, che è ancora una vergogna dire sta cosa qua nel 2019, perché i nostri figli, praticamente mia figlia ha 18 anni e mezzo, è diventata cittadina italiana, per ottenere questa cittadinanza non devi avere una pedina penale macchiata, diciamo, devi essere uno con i documenti in regola, devi frequentare la scuola, mia figlia è arrivata in superiore. Come che ci considerano ancora gli zingari? Ci siamo integrati come legge, ci siamo integrati come scuola, soprattutto dicono i rom non vogliono lavorare, loro possono dire qualsiasi cosa, ma però io ho detto all'assessore, agli assistenti sociali, al sindaco di Presenza quando avevamo l'incontro e la riunione, prima che tu mi dai la casa mi devi dare il lavoro, perché se tu mi dai la casa, come la pago io, scusa? Devo avere un lavoro, devo pagare il condominio, la luce e l'acqua, scusa. Non è che non vogliamo lavorare, pure a noi ci piace a lavorare, avere 1.200-1.300 euro di stipendio, di mantenere i nostri figli come tutto il mondo che lavora e mette sua famiglia a mangiare, a bere come tutti quanti. Non è che noi non vogliamo lavorare, però il lavoro non ce lo danno per colpa, diciamo, dei nostri predecessori, come dicevano i rom rubano, i rom domandano, c'erano sti fatti, ma però siamo nel 2019, i documenti parlano chiaro, i bambini tutti quanti frequentano le scuole, perché non prendono di queste cose andando alle scuole a chiedere, perché noi possiamo raccontare miserie, cavolate, come si dice, i nostri figli vanno a scuola per coprirci le spalle, ma non è così. Bisogna andare dalle preside, dalle professoresse a chiedere se i nostri figli regolarmente vanno a scuola, frequentano la scuola quotidianamente e prendono atto su questo, di vedere che i rom hanno lavorato a Palermo, di vedere i rom che hanno la volontà di fare qualsiasi cosa che ci chiedono gli italiani, ci conoscono italiani che sono compagni di bambini, ci invitano a casa loro per i compleanni degli alunni, siamo liberamente quelli che ci conoscono e ci frequentano, che hanno capito che persone siamo, non è che siamo i rom di 30 anni fa, 40 anni fa, siamo i rom del 2019.
Alzi un po' la voce che non ti sento. Che dicevi tu, cerchi un posto dove dormire? No, vuoi una macchina, vuoi un camper. Un camper? Sì. E lo stai cercando? Sto aspettando voi questo. Umano di aiutare, di aiuto. Da quanto tempo è che stai qua? Come? Da quanto tempo è che dormi qua? Di 8 anni. 8 anni? Sempre qui in questo posto? E ti trovi bene? Ti trovi bene? Fuori, quando è freddo, quando c'è inverno. Ma tu sei il rumeno? Sì. Di dove? Della Romania? Yes. Da. Non posso stare tutta la vita di qua così. Una macchina, o meglio, hai capito? Stavo dormendo, stavo tutto il dormitorio, mi fai tutte le cose lì. E la macchina mia, non fa. Tutta la vita di qua, le cose. Vai. Orlando, ho detto che aiuta. Non lo so. Ma quanti anni hai tu? 46. 46? Vabbè, ancora sei giovane. Oh, stavo aspettando 100. Ah, hai 100 anni. Orlando è un bravo ragazzo. Lo conosco, l'ho visto 3 volte. Orlando. Chi? Il bravo Orlando. Orlando? Sì, il sindaco? Orlando è un bravo ragazzo. Sì. Pensa che farà qualcosa? Io mi ho bisogno, perché mi ho bisogno per casa, per macchina, per dormire, una cosa, non così. E così, certi permessi ci piace così, per stare a dormire tutta la vita così, a tua. E di giorno che fai? Stavo alla chiesa con il bicchiere in mano, e prendo un po' il sole. Quale chiesa? Questa qua dietro? Non lo so, francese. Comunque riesci a fare un po' di soldi. Per rubare non posso, non sono pagato per rubare, mai. Meglio di rubare. Non ho rubato mai in vita mia. Rubo ora. Non posso rubare tutta la vita. No. Mi piace, ho stato di parenti buoni, ho stato di genitori buoni, sono morti. Ho rimasto senza parenti. E sei rimasto solo? Vita di merda. come si dice? Ho girato mezzo di mondo, parlo 6 lingue. Cioè, da questa vita non mi piace, mai. Quanto tempo? Così. Quanto tempo così? Magari una macchina per dormire, non dico appartamento, a casa o altre cose. E a te non ti piace stare nei dormitori? Dove? Ti piace stare nei dormitori? Dove? Quelli che ci sono per ora a Palermo. Vuoi una macchina? Vuoi la macchina? Camper. Speriamo. Camper è un'altra cosa. Un camper in giro tutta Italia. Di qua. Un camper. È verità.
motivo per lavoro, caduto tutto giù. Di cosa stavi parlando? Non ho capito. Sto parlando? 25 anni cosa? Sto parlando... Beh, 25 anni cosa? io sono qua a 25 anni, Ah, e di dove sei? Sri Lanka, Sri Lanka. E come sei arrivato fino a qua? è arrivato a barca, Con la barca? Però- E sei partito da dove? partito qualche volta, partito dal mio paese, tanti paesi, e poi barca Russia, Ah, in Russia. Russia è arrivato aerea, poi preso barca per Tunisia, dopo Tunisia è arrivato Reggio Calabria. E sei sbarcato dove qua in Sicilia? Reggio Calabria, non la Sicilia, Reggio Calabria. Ah, Reggio Calabria. 94 però. 94 dicembre, giorno 13 notte all'1 notte. È arrivato questo capitano Levato, dammi il passaporto, scendi barca, all'1 notte è uscito mare, e poi camminava, bagliava cane, 80 persone. 80 persone, poi andava su strada, una donna Sri Lanka Tamil, là ci sono taxi, lampada diverse, giusto? Per noi sta arrivando un taxi, pensavo barca la polizia. E ora dove abiti? Io dormo fuori strada, Per strada? tutto caduto, non ho voluto pagare affitto a casa, padrone di casa mi ha buttato fuori. Sei qui a Piazza Calza? Però non dorme qua, dorme un posto segreto. Però vengono un giorno qua, fai paccheggiatore, guadagna qualcosa, mattina mangia un panino qua. Di sera verrà aiutando la comunità. E di giorno che fai? Di giorno cosa fai? Giorno no, niente fa. Vengo qua, fai questo, ti danno 20 centesimi. Prendi, se no grazie, prego. Perché non lavoro. Stasera che cosa hanno preparato di buono? Stasera ho preparato una bottiglia di acqua, Un mottino. un bottino per mattina, un panino e pappa. Chi è Martina? No, E tu un mottino per? mattina, Per domani mattina. domani mattina. Ah, ok. Devi prendere caffè. Bello il mottino col caffè. Poi c'è il panino, sposati E la pasta con che cosa? e un bottino di acqua. Pasta con tonno. Buono. Sì, pasta con tonno. Quanto devi fare? Come? Fatto con No, sto parlando con lui. non è più al dormitorio dell'altro.